Il dolce che facciamo è una classica torta alle nocciole accompagnata da uno zabaione. La prima cosa che abbiamo fatto è aver predisposto la farina di nocciola con una parte di farina gialla macinata molto fine, in modo da avere un prodotto perfetto. Come vedete ci sono dei piccoli grumi di farina di frumento che andiamo a eliminare man mano che andiamo a mescolare. Quindi se io o setaccio il mio prodotto, ma siccome ho già la nocciola all'interno, mescolo bene, distruggo quei piccoli grumoli di farina di frumento o maizena, che è la frumina, oppure la maizena che è quella di mais. In questo caso noi abbiamo utilizzato la maizena perché poi abbiamo utilizzato anche la farina di mais, quindi stiamo con lo stesso gusto. Insieme a quello mettiamo delle uova d'uovo che serviranno a sistemare la montata. Il primo passaggio che facciamo è montare degli albumi con lo zucchero, quindi aggiungiamo subito zucchero e albumi come prima, andiamo a metà velocità. Nel frattempo che si sviluppa la montata di albumi, mi sono preparato degli agnelli di una misura che può essere interessante per il taglio che daremo poi alla torta. Quello che posso fare nel frattempo è cominciare anche a mettergli lo staccante in modo da facilitare l'operazione. Il nostro staccante è uno staccante naturale che riprende un po' l'elemento che abbiamo nella preparazione, quindi il nostro burro. Andiamo a imburrare bene lo stampo. A questo punto utilizziamo una miscela di farina di mais e di nocciola per far sì che si possano infarinare gli stampi. Non usiamo farina 00, quindi è ovvio che non posso infarinare lo stampo utilizzando una farina 00 con glutine, sarebbe tutto inutile, no? È importante utilizzare uno stampo con un'infarinata sempre a base di farina senza glutine. Potrebbe essere valido anche il grano saraceno. Abbiamo preparato i nostri 3 stampi, la nostra bassa di albumi è arrivata alla montata, li montiamo a lucido in modo che mantengano un po' di forza, come si dice, in modo che mantengano un po' di energia per avere la spinta all'interno della preparazione. In un altro contenitore mettiamo del burro in pomata, quindi un burro molto morbido, guardatelo com'è morbido, è come un burro da spalmare, e aggiungiamo lo zucchero. Bene, faccio partire anche qua una macchina, sempre a una velocità media, e vado a rendere spumoso il burro con lo zucchero, lo devo rendere spumeggiante, giusto per capire com'è la massa di albume. Vedete come fila ancora? Non è un albume che ha espresso tutta la sua potenza in volume.
Abbiamo dato una temperatura piacevole al nostro contenitore e quindi se si raffreddasse ancora un po' lo riscaldiamo ulteriormente. La massa di burro e zucchero deve essere spumosa, deve essere spumeggiante. Anche qui riportiamo il forno in temperatura e solo convezione. L'aria non fa bene alle masse montate. Diamo una scaldatina ancora leggermente sotto, anche se è un po' già sbiancato. È importante che incorpori tanti aria al burro, che diventi veramente soffice. Andiamo a controllare un attimo che non ci siano parti di burro sulle pareti della bacinella. Quando si montano pochi elementi il rischio esiste sempre e facciamo ripartire. A questo punto possiamo aggiungere una prima parte di uovo, facciamo cadere un poco all'interno della massa, lo lasciamo incorporare bene. Una volta che è incorporato il primo uovo ne aggiungiamo un altro po'. Se vogliamo essere certi di offrire un passaggio corretto nella preparazione di questa massa e si vuole avere la certezza che non smonti, possiamo aggiungere una cucchiaiata di farine già e amidi in questo momento. Questo stabilizza l'aggiunta dei tuorli e mantiene la massa a posto. Aggiungiamo ancora un tuorlo e lasciamo lavorare. La massa deve essere sempre bella soffice. Spostiamo tutto ciò che c'è sulle pareti all'interno della base. Aggiungiamo l'ultima parte di farine. Bisogna andare sempre in progressione, tutto subito non si può fare. Come vedete la massa è molto spumosa, alla quale aggiungiamo una parte di montata di albumi e li andiamo a amalgamare da sottosopra, come sempre si fa. Aggiungiamo la parte restante di albumi. Bene, fatto questo, andiamo ad inserire il composto negli stampi. Facciamo cadere sui bordi esterni, non si deve battere perché altrimenti l'aria che abbiamo incorporato se ne va, quindi lasciamo cadere bene lo stampo, andiamo a uniformare leggermente la superficie e possiamo andare in forno. Tempo di cottura una ventina di minuti.
quindi ci rivediamo quando il nostro prodotto sarà pronto e cotto. Benissimo. Andiamo a spegnere il forno e andiamo a predisporre, intanto che raffredda la torta, lo zabaione. Lo zabaione ovviamente lo facciamo nel modo più classico, tuorli d'uovo, aggiungiamo un liquore, e aggiungiamo anche un goccio d'acqua. Comprimiamo un po' gli aromi, si stanno sviluppando, un poco di scorza d'arancia, molto leggera, bisogna sempre utilizzare arance naturali, non trattate, e andiamo a cuocere lo zabaione. Facciamo incorporare aria. Il zabaione deve essere cotto, non deve solo incorporare aria, deve essere cotto e stabile, quindi dobbiamo cuocerlo tra virgolette alla rosa, in modo che sia spumoso e stabile. L'acqua non deve più bollire, altrimenti andrebbe a cuocere l'uovo. Una volta che ha raggiunto la densità, come in questo caso, possiamo toglierlo dal fuoco e terminare la montata lontano dal fuoco. Ci teniamo uno zabaione che rimane un po', tra virgolette, leggero, corre, vedete, scrive sulla sua superficie, ma allo stesso tempo ha una sofficità e una leggerezza che lo mantiene un po' più salsa. L'abbiamo passata in abbattitore per accelerare il processo di raffreddamento. Andiamo a recuperarne una. È una torta estremamente morbida. Abbondante zabaione, qualche chicco e qualche nocciola intera. Terminiamo con questo profumo d'arancia sulla parte della scorza. Puliamo il bordo.